Oggi realizzeremo insieme la borsa più tenerona dell'autunno. Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Kate ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto. Come avrete visto dall'anteprima andremo a realizzare una nuova borsa, un progetto veramente molto facile, non vi dico veloce per quanto riguarda il filato, comunque si tratta di questa Obo Bag super morbidosa realizzata con il nuovo filato Tenerone in casa Hobby Perline, una borsa super morbida, comoda e capiente, perfetta per tutti i giorni e per la stagione autunnale invernale. Ovviamente replicata in altri filati, può essere adatta a tutte le stagioni. Come vi dicevo, un progetto molto semplice, adatto anche alle principianti per quanto riguarda lo schema. Per quanto riguarda il filato un po' meno, perché si fa fatica a vedere i punti, cioè si vedono ma anche io ho fatto fatica, tant'è che l'ho sfilata 2 volte perché creavo aumenti che non dovevo fare, proprio perché magari mi confondevo con i punti. Quindi se siete principianti e volete ottenere più o meno lo stesso risultato, vi consiglio di utilizzare la ciniglia e sul sito Hobby Perline trovate sempre novità a riguardo. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Ovviamente sempre sul sito Hobby Perline troverete anche il kit materiali completo per poter realizzare questo progetto. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Io, come potete vedere, l'ho realizzata color nocciola, che sembra marrone in video, e poi ho fatto il bordino verde proprio per ottenere questo risultato. Ho utilizzato infatti il nuovo filato Tenerone, un filato veramente morbidissimo, disponibile in tantissime colorazioni. Io volevo prenderla marrone ma troppo mi è andata a ruba, quindi sarà per la prossima. Progetto realizzato tutto in filato, manico compreso. Vi ho mostrato tutto passo passo, l'ho anche foderata e vi ho mostrato anche quel passaggio. Fodera cucita interamente a mano, così anche le principianti possono prendere spunto. Comunque non mi dilungo più di tanto perché vi ho già spiegato tutto durante il tutorial. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo con tutte le vostre amiche creative. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Continuate a seguirmi sui miei social se non volete perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale ovviamente se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e continuate a supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa maxi Obo Bag e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo 2 gomitoli di filato Tenerone color nocciola, un gomitolo di filato Tenerone color verde salvia. Avremo bisogno di 2 moschettoni tondi, utilizzerò quelli da 34 mm, un montone magnetico da cucire. Lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Ovviamente si parte dalla base, andremo a realizzare una base tonda abbastanza grande. Ora, piccola premessa, capisco che può essere difficoltoso vedere i punti con questa tipologia di filato, ma cercherò in qualche modo di semplificarvi la visione e comunque cercare di farvi capire nella maniera più chiara possibile. Quindi si parte con l'anello magico, quindi avvolgiamo il filo in questo modo. Andiamo a pescare con l'uncinetto il filo collegato al gomitolo, ce lo facciamo passare attraverso e blocchiamo il tutto con una catenella. A questo punto procederemo lavorando 7 maglie basse all'interno di questo anello. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora praticamente non si vede nulla, ma tranquille, andiamo a chiudere il nostro anello tirando questo filo.
Tiriamo il filo, lo stringiamo bene e andiamo a vedere le asoline che abbiamo qui lungo il bordo, quindi le maglie si riescono a vedere perché abbiamo proprio queste asole, tutte le catenelle qui sul bordo. Noi entriamo nella prima, che è esattamente questa, dobbiamo proprio inserirci all'interno della catenella che vediamo e fare una maglia bassissima. Chiuderemo tutti i giri con maglia bassissima perché tanto non si vedrà alcun difetto. Quindi catenella. Ora procediamo lavorando un aumento in ogni punto. Partiamo proprio dal punto in cui abbiamo chiuso e andiamo a lavorare 2 maglie basse all'interno di questo punto. Quindi mi inserisco sempre nello stesso punto qui e lavoro 2 maglie basse, 1 e 2. Vado a mettere un marcapunti nel primo punto non perché vado a lavorare a spirale, ma perché voglio segnalarmi comunque il primo punto, visto che potrebbe nascondersi poi e potrei confondermi. Quindi mi inserisco il marcapunti nella prima catenella che vedo e procedo lavorando 2 maglie basse in ogni maglia. In totale dovremo ottenere 14 maglie, ma tranquille, se ve ne perdete qualcuna per strada non preoccupatevi assolutamente. Ok, lavorato questo primo giro, andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, catenella, nel prossimo giro andremo ad alternare un aumento ed una maglia bassa, quindi procedo lavorando il primo aumento nel primo punto, quindi dove abbiamo chiuso. Possiamo aiutarci anche con le dita per capire dove sono i punti, si percepiscono bene. Una maglia bassa e la seconda maglia bassa nel primo punto. Vado a riposizionare sempre il marcapunti nel primo punto in questo modo. Ora ho fatto l'aumento, devo fare la maglia bassa singola nel punto successivo, quindi esattamente qui inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa, punto successivo aumento e procedo così alternando un aumento e una maglia bassa per tutto il giro. Non vi mostrerò il procedimento completo di tutta la base, ma vi lascerò comunque lo schema giro per giro in modo che avete un riferimento scritto e potete replicare questo progetto anche con il classico cordino o comunque con il filato che preferite. Qui sul canale comunque trovate anche un tutorial dedicato alla base rotonda giro per giro, proprio un tutorial dedicato specifico che potete guardare nel caso siete proprio alle prime armi. Quindi procedo in questo modo. Ok, ho terminato anche questo giro, lo chiudo sempre con una maglia bassissima nel primo punto, andiamo a vedere dove si trova la catenella e ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassissima. Di nuovo catenella, si riparte con un aumento e questa volta 2 maglie basse. Si va sempre ad aumentare una maglia bassa tra un aumento e l'altro ad ogni giro in più. Quindi come vi ho detto non vi mostro tutto il procedimento della base, ma nella clip successiva troverete lo schema scritto giro per giro con anche il numero totale di punti che dovrete ottenere ad ogni termine del giro. Quindi raggiungiamo quel numero di giri, la misura in centimetri indicata o comunque la misura desiderata, poi ci rivediamo per vedere come procedere. Vi ripeto, non preoccupatevi se non vi trovate con il numero di punti perché non fa nulla. Il numero di punti non influisce sulla buona riuscita del lavoro,
quindi tranquille, l'importante è che raggiungete la misura giusta che desiderate o quella indicata nel tutorial se volete seguire le mie stesse misure, cercando comunque di ottenere una buona base, quindi che non si imbarca. Lavoriamo quindi tutta la base e poi ci vediamo. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i nostri giri, questo sarà il risultato. Avremo lavorato 12 giri totali ed avremo raggiunto un diametro di 24 cm. Nella clip precedente vi ho scritto lo schema preciso della base, quindi giro per giro, ma voglio tranquillizzarvi: se vi siete perse qualche punto per strada non è assolutamente un problema. Anche io sicuramente mi sarò persa qualche punto, però vi ho scritto lo schema giro per giro perché nel caso voleste realizzare questo progetto con un cordoncino avete lo schema preciso. In questo caso c'è questo filato che va a camuffare qualsiasi difetto, quindi come potete vedere non si vede assolutamente nulla, però come vi ho mostrato riusciamo a vedere tranquillamente tutti i punti, proprio perché alla base del filato pelosetto abbiamo comunque un piccolo cordoncino che ci permette appunto di vedere le asole lungo il bordo. Quindi una volta che avremo lavorato la nostra base, ovviamente se volete realizzare una base più grande aumenterete il numero di giri, se volete farla più piccola diminuirete i giri. A questo punto procederemo lavorando i punti come si presentano, quindi non faremo più aumenti. Io sono ancora al primo gomitolo di nocciola, ho anche il secondo, quindi a questo punto ho già chiuso con una maglia bassissima nel primo punto e ho tolto il marcapunti. Faccio una catenella, procedo lavorando una maglia bassa nel punto sottostante, quindi dove ho chiuso con maglia bassissima faccio una maglia bassa e poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Ovviamente andiamo a pescare tutte le asoline che abbiamo, come potete vedere, e procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto per tutto il giro. Mettiamo il marcapunti se non vogliamo perderci il primo punto. Bene, ho terminato il mio giro, io andrò a chiudere comunque i giri con maglia bassissima, tanto comunque non si nota nulla, non si noterà lo scalino, quindi vado a chiudere il giro con maglia bassissima nel primo punto. Ho posizionato comunque il marcapunti per segnalare il primo punto, visto che potrebbe essere difficoltoso trovarlo. Faccio una catenella, una maglia bassa nello stesso punto, riposiziono il marcapunti per comodità mia, ma potete anche non farlo, e si procede lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante come abbiamo appena fatto. Quindi il procedimento è molto semplice. Qui in alto troverete il numero totale di giri da lavorare a partire da quest'ultimo che abbiamo appena lavorato, quindi quello senza aumenti, fino all'ultimo, insieme alla misura in centimetri che corrisponderà comunque sempre a questa zona. Quindi continuiamo in questo modo lavorando punto per punto. Non preoccupatevi se magari vi perdete qualche punto, perché tanto di per sé il filato va a camuffare qualsiasi errore. Quindi continuiamo in questo modo fino al raggiungimento totale dei giri o comunque della misura in centimetri. Per segnalare comunque il giro di lavorazione vi consiglio di mettere magari un marcapunti, cosa che farò anche io, quindi questo è il secondo giro senza aumenti, questo corrisponde al primo, quindi mi vado a mettere proprio giusto per capire da dove devo iniziare a contare o comunque a misurare. Procedo e ci rivediamo al termine.
Bene, una volta lavorati tutti i nostri giri, ne ho lavorati 25 totali ed ho raggiunto 23 cm a partire dal primo giro senza aumenti fino all'ultimo. Quindi 23 cm equivale a questa misura qui. Ovviamente se dovessi calcolarla tutta siamo intorno ai 32 cm circa. A questo punto, come potete vedere, io ho fatto un cambio di colore, nulla di particolare, ho semplicemente staccato il filo nocciola e ho aggiunto questa striscia con il verde salvia. Ovviamente potete lavorare la borsa di un unico colore, io ho deciso di fare questo cambio. Non ho terminato il gomitolo nocciola, ma me lo sono lasciato per il manico. Come potete vedere ho anche aggiunto un marcapunti perché vi racconto. Stavo lavorando la mia borsa, ad un certo punto mi sono resa conto che stavo facendo un sacco di aumenti. Questo perché? Perché non riuscivo a capire bene l'ultimo punto, quindi cosa ho fatto e cosa consiglio anche a voi di mettere sì il marcapunti nel primo punto, ma anche di metterlo nel punto. Ovviamente questo lo dico se lavorate chiudendo i giri, se lavorate a spirale credo non abbiate problemi. Comunque in ogni caso io ho fatto in questo modo e ho contato il numero di maglie ad ogni tot dei giri ed era sempre lo stesso, 84 maglie in ogni giro, quindi a questo punto io termino qui il corpo borsa, vado a tagliare entrambi i fili perché ho lasciato collegato anche il nocciola, vado a bloccare il filo tra le maglie e poi ci occupiamo della fodera e degli accessori. Per bloccare il filo vado a farlo passare semplicemente attraverso le maglie. Ci occuperemo innanzitutto della fodera, quindi ci prendiamo un pezzo di tessuto che abbia più o meno le dimensioni della nostra borsa. Io devo adattarmi con questo pezzo di tessuto che ho qui, che diciamo è l'unico che ci si abbina. Lo metto a rovescio in questo modo, sono dei tessuti già pretagliati, il mio è 45x55, lo metto a doppio in questo modo e ci vado a posizionare la mia borsa al di sopra. Me lo faccio star bene, quindi più o meno arriverà un po' sotto la zona verde, ma non è un problema, l'importante è che vada meglio, che sia più piccola, perché in questo caso, essendo una borsa molto morbida, dobbiamo fare in modo che la fodera sostenga il peso e quindi se non va a toccare proprio la base sarebbe meglio. Quindi la posiziono, mi vado a mettere degli spilli in modo da fare poi le cuciture. Farò la cucitura seguendo la forma della mia borsa, quindi stondata. Ripeto lo stesso passaggio ovviamente su entrambi i lati. Una volta fatto questo andiamo a cucire seguendo le linee guida che ci siamo segnati con gli spilli. Potete anche utilizzare un gessetto per segnarvi la forma e andiamo a cucire. Lo possiamo fare anche a mano, lo farò anche io nonostante ho la macchina per cucire. Cucitura veramente molto semplice, andiamo a fissare il filo, l'ho messo a doppio, ho fatto un cappietto, un nodino. E poi inizio a cucire. Non sono esperta nel cucito, quindi farò un punto basico che faccio di solito.
Ovviamente dovremo cucire tutto questo lato fino ad arrivare al bordo, stessa cosa faremo sull'altro lato, quindi ci rivediamo al termine. Bene, ho terminato la mia cucitura, come potete vedere, con la stessa forma della borsa. Ho già ripiegato anche il bordo superiore. A questo punto vado a ritagliare il tessuto in eccesso e poi lo andiamo a cucire all'interno della borsa. Andiamo ora ad inserire la fodera all'interno della borsa. E come vi ho detto prima, la mia fodera sarà un po' più bassa perché avevo meno tessuto. Se voi l'avete fatta su misura, ovviamente la cucirete sul bordo. Io la andrò a cucire sotto la fascia verde. La posiziono e vado a fissarla con gli spilli. Una volta fissata la fodera con gli spilli, la andiamo a cucire normalmente, quindi fissiamo il filo sul corpo borsa e poi iniziamo a fare dei punti prendendo sia il corpo borsa che la fodera. Quindi vado a fissare il filo al corpo borsa. Entro sul bordo della fodera e prendendo anche le maglie del corpo borsa. E poi inizio a cucire sempre nello stesso modo tutto il bordo, cercando comunque di fare dei punti abbastanza nascosti. Bene, ho terminato di cucire la mia fodera, posso dire che è perfetta. Ho provato a mettere il peso all'interno per vedere se la base cedesse e sta benissimo, è proprio perfetta. È perfetta anche la cucitura proprio sotto la fascia verde, quindi posso consigliarvi, nel caso volete realizzare la borsa uguale alla mia, potete tranquillamente foderare solo la zona sotto, così questa zona vi resta anche più morbida. Quindi a questo punto ci occupiamo del manico. Mi vado a riprendere il color nocciola, quindi l'avanzo, faccio un cappietto e lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e vado a chiudere in cerchio nella prima catenella, quindi mi inserisco nella prima catenella, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Faccio ora una catenella e vado ad inserirmi all'interno dell'anello che si è formato. Quindi chiudendo queste catenelle in cerchio si è formato un anello, noi ci andiamo a lavorare intorno e ci andrò a lavorare all'interno 6 maglie basse. Una, e mi metto il marcapunti per segnare il primo punto così non mi confondo. 2, 3, 4, 5 e 6. Vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, quindi dove ho il marcapunti io mi inserisco e chiudo a maglia bassissima. Faccio una catenella
e lavoro nello stesso punto una maglia bassa. Tolgo un attimino il marcapunti, lavoro una maglia bassa nello stesso punto e riposiziono il marcapunti nel primo punto. Cosa dovremo fare? Dovremo andare a lavorare un tubolare a maglia bassa, quindi su ogni maglia bassa andremo a lavorare una maglia bassa e andremo a creare il tubolare. Sappiamo che di base abbiamo 6 maglie basse, quindi per ogni giro dovremo lavorare 6 maglie basse. Io chiuderò ogni giro così non mi confondo. Una maglia bassa l'ho già fatta, comunque le catenelle bene o male le riusciamo a vedere, anche se poco, però come potete vedere si intravedono. Quindi una già l'ho fatta, continuo lavorando le altre 5. Terminato anche questo giro, chiudo sempre con maglia bassissima nel primo punto, catenella, maglia bassa nello stesso punto, rimetto il marcapunti nel primo punto e procedo lavorando una maglia bassa nei punti successivi. Dovrò avere sempre 6 maglie basse. Continuo così fino a raggiungere la lunghezza che voglio ottenere. Qui in alto vi lascerò solo la misura in centimetri che raggiungerò io, ma sentitevi libere comunque di cambiarla. Quindi procediamo in questo modo fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Ok, una volta raggiunta la misura desiderata, io ho raggiunto circa 33 cm e aggiungendo i miei moschettoni ho già misurato, arrivo a circa 40 cm, il che mi va benissimo. Ovviamente voi potete variare la misura in base ai vostri gusti, quindi a questo punto taglio il filo. Tenete comunque in considerazione che la lavorazione resta un pochino elastica, non cede ovviamente, però tende ad allungarsi un pochino. Quindi ho tagliato il filo e lo vado a bloccare attraverso le maglie. Volendo possiamo anche prendere un po' di verde e farlo passare attraverso in modo da riprendere il colore del bordo. Quindi a questo punto non ci resta che applicare i moschettoni, li facciamo passare attraverso la lavorazione in questo modo. Facciamo lo stesso anche sull'altro lato. E poi li andiamo a fissare sul bordo della borsa. Quindi la mia borsa avrà la piegatura, come avrete visto dall'anteprima, sarà tipo adobo bag e voglio fissare i miei manici proprio in questo modo. Vado a posizionare il moschettone che prende queste due parti, lo faccio passare ovviamente attraverso la lavorazione. Faccio lo stesso anche sull'altro lato. In questo modo questo sarà il risultato. Ora non ci resta che applicare una chiusura magnetica proprio al centro qui ed avremo terminato. Utilizzerò quelle che si cuciono, quindi semplicemente la vado a cucire proprio sul bordo verde, una sul lato e una sull'altro, cercando di metterla al centro.
Bene, una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato finale. Io super soddisfatta, mi piace veramente tantissimo, spero che piaccia anche a voi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente è completamente personalizzabile sia per quanto riguarda il filato utilizzato sia per quanto riguarda i colori. Ovviamente del verde non ne abbiamo utilizzato molto, ma comunque ne avanza un po' per fare qualche accessorio da abbinare alla borsa, ad esempio una piccola pochette portatrucchi. Comunque è un progetto molto semplice, diciamo per quanto riguarda lo schema, non tanto per la lavorazione di questo tipo di filato che comunque si lavora un po' alla cieca, ecco. Quindi per quanto riguarda lo schema è un progetto adatto anche alle principianti, magari cambiando il filato. Posso consigliarvi comunque la ciniglia che trovate sempre sul sito Biperline. Sul sito Biperline troverete anche il kit materiali completo per poter realizzare questo progetto. Trovate il link nella descrizione in basso al video, ma ve lo lascio anche qui sul video. Se preferite semplificare il lavoro potete anche partire da una base pronta, ovviamente non avrete lo stesso effetto a sacca, però comunque vi permette di lavorare un po' più tranquille per quanto riguarda la sezione degli aumenti, perché lì poi salite su senza aumentare. Potete cambiare anche il manico, insomma potete personalizzarla proprio secondo i vostri gusti. Ho preferito farla così, molto semplice e capiente. L'ho anche foderata, vi ho mostrato i passaggi proprio da principiante senza utilizzare la macchina da cucire. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando condividetelo con tutte le vostre amiche creative, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi tutti i futuri tutorial e continuare a supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!